If we wanted to race, and we did, we accepted the danger. If we weren't prepared to accept the danger, I guess we would have gone and been a belly dancer or something. Ho fatto un sogno. Guidavo una Porsche, una 911 naturalmente. Tiravo le marce una a una. Manualmente, ma in punta di dita, come si usa oggi. L'occhio sul contagiri che si avvicina alla zona rossa, le orecchie rapite dalla sinfonia che si espande nell'abitacolo. Ero in pista, ma non su una pista qualsiasi. Un autodromo moderno, con vie di fuga, cordoni ben disegnati, l'asfalto liscio come un biliardo, no? Ero su uno di quei bei circuiti di una volta, tipo il Nürburgring, Spa o il vecchio Mugello stradale. Ero lì, che spingevo attaccato alla coda di un'altra Porsche e al volante c'era un grande campione. Un inglese venuto dai rally destinato a diventare l'uomo simbolo della casa di Stoccarda. Vic Elford. Fine anni 60 è l'alba del rallyismo moderno. La nuova Formula 1 a motore 3 litri sta imboccando la via del successo, mentre le grandi corse di durata sono ancora il terreno di sfida preferito dei marchi più prestigiosi. È l'epoca d'oro delle corse automobilistiche. È l'epoca di Vic Elford. Oh, Italy is very special. It's just very nice to be back. Esiste soltanto una persona che potrebbe essere paragonabile a Vic Elford, è Michel Vaillant, l'eroe dei fumetti, che è stato creato da Jean Graton alla fine degli anni 50 e che è famoso e è fantasticamente interessante perché oggi corre in Monte Carlo, domani corre nella NASCAR, dopodomani in Formula 1, poi va a correre la Dakar. L'eccezionalità di Vic Elford è quella di essere un personaggio che è esistito nella vita di tutti i giorni e soprattutto nella storia delle corse. La maggior parte delle gare che ha disputato, grazie alla sua versatilità e al suo eclettismo, le ha anche vinte. Pensiamo che nell'arco di una settimana ha vinto il Rally di Monte Carlo, poi è andato a vincere la 24 ore di Daytona, poi già che c'era ha vinto la Targa Florio. Ha debuttato in Formula 1 con una vecchia Cooper a Rouen, è partito ultimo, visto che pioveva e la sua sensibilità di guida era un vantaggio enorme, è riuscito ad aggiungere quarto. Anche se Vic ha appeso il casco al chiodo nel 1983, molti non hanno certo dimenticato questo riservato campione inglese, elegante e disponibilissimo, perfettamente a suo agio sia al cospetto dei numerosi appassionati perennemente assetati dei suoi tanti aneddoti, sia alle prese con le celebri curve del Mugello stradale, naturalmente al volante di una Porsche. Porsche means a lot to me because I've really dragged them into rallies in the first place because they didn't want to be there, but I had a lot of success with Porsche in rallies and then moved from rallies into racing with Porsche, winning a lot of major rallies, a lot of major races, especially with the 917, which was such a wonderful car. I had no trouble to go from one to the other, driving sideways on dirt or snow and ice, and driving like on rails in a race car. Really no problem. Proprio questa sua grande versatilità, unita a doti di improvvisazione tipica dei rallisti, era l'arma in più sui temutissimi tracciati stradali. I'm very lucky, I have an almost photographic memory for roads. So learning the complete Nürburgring was not really a big problem. Even learning the Targa Florio, it's for 72 kilometers and I knew everything. Non a caso Vic è da sempre considerato uno dei grandi maestri del Nürburgring. My favorite track, well, I guess since I won there 6 times, it has to be the Nürburgring. But even without the victories, it was my favorite track anyway. Forse nel suo prestigiosissimo palmarès figurano anche il Rally di Monte Carlo, la 24 ore di Daytona e la 12 ore di Sebring, la sua vittoria più celebre resta quella colta alla Targa Florio nel corso di quell'irripetibile stagione 1968. The best was most certainly the Targa Florio because I had
a lot of problems with the wheel and tyre on the first lap. And when I started the second lap, I was actually about 18 minutes behind the Scarfiotti, and then very close behind Nanigali and Giunti. And with Alberto Maglioli, it was hard work, but a great result for us. Proprio alla Targa Florio è legato uno degli episodi più divertenti della carriera di Vic. Vic mi stava raggiungendo, sapevo che era più veloce, ma cercavo di stare davanti senza ostacolarlo. The Italian supporters were cheering for me, but then I realized that the sign they were making was not really very nice for me. Poi alla fine lui mi ha toccato ed ecco perché poi dopo a me mi facevano bravo e a lui gli facevano le corna. Well, I thought they were just waving to say hello and, you know, have a good race, but in fact they were doing a sign like this, and it was the first time I'd ever seen it. Un episodio dei tanti che dimostra come il rapporto con i tifosi italiani sia sempre stato un po' speciale. But I always have very good memories of Mugello. My second race in Mugello, and I had a problem with the fuel in the car, sitting in gasoline, and that burned me quite a lot. So eventually I made a little mistake. I was wriggling in the seat so much I couldn't sit still, and I went off the road. The doctor took me into the ambulance, and they took all my clothes off so they could wash the benzina from my bottom. And then I discovered that ambulances in Italy only have clear windows. So I was laid out completely naked in the ambulance, and outside were about 50 people peering in the window to watch what was happening to my bottom. La Toscana per Vic è sempre un posto speciale, ma non sto parlando di città d'arte, dolci colline o buona tavola. Qui si parla di olio di ricino, di rumore che diventa un ruggito e di bolidi che sfrecciano. Qui si parla di risorse, come Nuvolari amava definire le curve. E si sa, le strade del Mugello sono piene di risorse e cariche di storia. Noi guardiamo al passato, scopriamo personaggi eccezionali, circuiti da urlo, gare da leggenda e soprattutto una comunità di corse che creava un clima umano e culturale di grande rilievo e lo confrontiamo a quello di oggi, notiamo che c'è bisogno non tanto di un ritorno al passato, ma di un ritorno al futuro grazie a certe cose che nel passato erano scontate e purtroppo nel presente non lo sono più. Ora assistiamo a gare molto spesso noiose, a delle sterili processioni che servono solo per mostrare una cartellonistica estremamente dannarosa su circuiti esotici che hanno più a che vedere con dei cartodromi della domenica che non con i grandi circuiti che hanno reso famoso Vic Elford, Nanni Galli, come appunto il Nürburgring, la Targa Florio o il Mugello stradale. Racing had always been dangerous. We accepted that it was dangerous. We accepted that maybe we would leave the hotel one morning and not ever see the hotel again. You know, it was just a part of our life. È davvero un elenco straziante e senza fine. L'epoca d'oro delle corse è stata un'esaltante e irripetibile cavalcata epica, ma ha lasciato una scia di sangue del tutto insostenibile. Quando Vic lascerà le corse, alla fine del 74, i piloti stavano ormai cambiando pelle. La parola sicurezza diventa sempre più un imperativo categorico. Proprio le piste più gloriose hanno dovuto pagare il prezzo più elevato. Sono state fatte scelte dolorose e non sempre felicissime, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Safety came along a lot later on. Cars got safer, racetracks got a lot safer, and now for anybody who gets really hurt or even killed in a race today is really very, very, very unlucky. But 40 years ago in our day, it happened almost every weekend. If we wanted to race, and we did, we accepted the danger. If we weren't prepared to accept the danger, I guess we would have gone and been a belly dancer or something. Ironico, serafico, estremamente modesto e disponibile.
il ritratto di un grande campione, uno dei principali interpreti di questo affascinante sport, a cavallo di 2 decenni unici e irripetibili.